Buongiorno amici del canale, non riesco a smettere di girare il colore in questo barattolo. Avete visto la presentazione di ieri? I miei nuovi 5 colori? Spettacolari, bellissimi. Lui, Rocher, ha una tonalità fantastica, è un mix tra una cioccolata bianca cremosa e una nocciola, veramente veramente invitante. Quindi oggi vi propongo un altro baule che mi serve assolutamente. Devo farlo diventare il mio tavolino per il salotto, perché non trovo un tavolino come voglio io, e quindi lo facciamo. Utilizziamo come base il mio cotton, perché carteggiando voglio che esca un po' di chiaro, un po' di leggero. Poi ovviamente il mio Rocher in purezza, una grattatina, qualche disegno, vediamo poi dopo come, e creiamo il baule perfetto, il tavolino perfetto. Utilizziamo il Merlino, il super pennellone a pennellata materica, fantastico. Partiamo. Ho messo il mio bel baule solidissimo, gambe all'aria. La ferramenta è in condizioni ottimali, non manca un chiodo, non manca una vite, è veramente veramente bellissimo. Quindi non ho voluto mantenere il perno in legno che usciva fuori. Perché? Perché spesso nei brico trovate delle belle zampotte di legno ma che hanno questo perno esterno. È ottimale se si può procedere con il forare il mobile. In questo caso questi legni così vecchi ma così solidi che mi spiaceva bucarli e rovinarli. Quindi cosa ho fatto? Ho misurato con 1 centimetro la stessa distanza destra-sinistra e ho fatto il centro della mia zampotta. In questo modo metterò la colla, dopodiché giro il mio baule al contrario e la fisso con una vite. Per far sì che al contrario poi non ho problemi nel fissare con la vite, ora la prendo, la stessa che utilizzo dopo, e faccio già il buco, così dopo vedrò dove andare a bucare. Perché adesso me li fisso tutti, metto la colla, quando sarà asciutto giro al contrario e li fisso con una vite. In questo caso a me basta una vite e un po' di colla, perché è un baule che diventerà appunto un tavolino. Se voi volete essere sicuri, perché magari utilizzate appunto dei piedini per alzare una credenza o altro, utilizzate sicuramente o i perni in dotazione con le zampotte oppure una colla più solida, più forte. Io oggi utilizzo una vinilica per legno, ma la politenace per esempio è ottima per questo tipo di interventi dove bisogna fissare legno a legno. Quindi vite, il mio bellissimo avvitatore, ho già fatto una X come vedete dove c'è la mia zampotta, avvito e svito, così ho il buco perfetto. Abbondo con un po' di colla vinilica per legno, io uso lei, la Bossi Construct legno, applico, tra un po' prendo una morsettina e schiaccio, continuo. Se non avete morse o altro basterà anche mettere semplicemente un peso, è meglio abbondare un po' con la colla e piuttosto togliere gli eccessi. Ok, ora metto dei pesetti o delle morse, vedete voi, dipende da che grandezza avete anche le morse, lascio asciugare un attimino in modo che la colla tiri, giro e metto le viti. Non serve far passare ore in modo che sia completamente asciutto, l'importante è che tiri e che quando girate non si muovano le gambe. Ho girato il baule e le zampotte sono già asciutte con la colla, quindi ora avvito con la unica vite che metterò e poi siamo a posto, partiamo col colorare. Fissiamo nel buco che ho già fatto prima. Perfetta, avete visto? Il fare il buco prima ha agevolato tantissimo l'entrata della vite, bella dritta precisa nella zampotta e niente si è mosso. Continuo.
Sono pronta per stendere la prima mano di cotton. Ovviamente qua è stato fatto ABA, baule molto vecchio, con tanti anni, era molto sporco, un po' puzzolente. All'interno ho fatto anche un bel lavaggio col mio Liberty, sapete, il mio profumo che toglie assolutamente tutti gli odori dei mobili vecchi, provate. Ora utilizzo il mio fantastico Merlino e guardate quanto è bello, entra perfettamente sia nel barattolo da 500 di Magic Paint che nel barattolo da 750 di Magic Wall, perché questo è un pennello studiato apposta per essere utilizzato sia con Paint che con Wall, quindi provatelo perché vi assicuro che con 4 pennellate fate una parete e con 4 pennellate fate un mobile. Colorerò anche la ferramenta perché poi mi piacerà tantissimo l'effetto decapato. Quando siete in forze magari provate a mascherare e a mettere il nastro carta. Potrebbe anche piacervi l'idea di avere la ferramenta, diciamo, allo stato attuale. A me non piace, vorrei ingentilirlo un po' e secondo me colorata e decapata sarà più leggera. Partiamo. Questo pennello aiuta ad avere una coprenza totale. Vi assicuro che con una mano di cotton si avrà già una base molto molto bianca, molto molto chiara. Ovviamente io ho un legno molto assorbente, che beve tanto, e quindi sarà differente la coprenza rispetto a un mobile molto lucido. Quindi valutate con che pennello stendere, ma ricordate sempre che non è solo il pennello che fa la differenza, anche il vostro metodo di stesura, la temperatura, l'umidità dell'aria, ma soprattutto la superficie. La superficie fa la differenza. Vedete quanto assorbe? E quindi la pittura pura viene assorbita in men che non si dica. Sicuramente su legni così tanto diciamo usurati, vecchi e dove comunque la finitura vecchia è andata molto via, potrebbero uscire delle macchie scure. Non vi preoccupate, in questo caso queste macchie vengono dette in gergo tannino. Il tannino è una risalita proprio dell'essenza del legno spesso, altre volte possono risalire diciamo delle essenze di oli che sono stati usati negli anni per idratare e nutrire il legno. In questo caso è importante, se si vuole ottenere un colore puro, quindi bianco, senza nessun tipo di anticatura, fermarsi e stendere una mano di antitannino. L'antitannino provvede a sigillare la superficie e non può salire le macchie. Invece, se vi piace un legno vissuto anticato, come piace a me, visto che poi stenderò anche il Rocher, a me non dà fastidio, le lascio, perché per me il tannino è un aiuto validissimo per creare una superficie morbida, anticata, vintage. E quindi meno male che esce per me. Speriamo che salga qualche macchia di tannino. Cercate di andare in profondità, mi raccomando, perché quando ci sono diciamo molti punti in ferramenta rimane sempre molto superficiale la pittura. Purtroppo non è bello perché non è una tecnica, sembrerebbe quasi un dry brush, ma in realtà non lo è una semplice diciamo pittura stesa in superficialità. Quindi calcate un pochetto, vedete, andate proprio in profondità, in modo che se volete un dry brush siete poi voi a farlo in un secondo momento. Io ora cerco di stendere in modo incrociato, così vado comunque a coprire la base che poi verrà messa in risalto col mio décapé. Quindi ricordate, le tecniche non devono mai essere approssimative, non si deve stendere in modo approssimativo perché almeno si vede un po' sotto, no, c'è un metodo per tirar fuori la base, ma non è questo. Io dove c'è la ferramenta solitamente vado con un pennello molto scarico, ma tendo comunque a schiacciare perché voglio che non ci sia mai una stesura approssimativa, ma sempre bella, precisa e voluta. Infatti poi aprirò il coperchio e andrò con un pennellino leggermente più piccolo anche all'interno, nei bordi, proprio perché voglio che la stesura sia perfetta anche all'interno. È bello quando apri un baule del genere e trovi la stoffa, la carta da parati, oppure
la pittura stesa in modo molto bello, preciso e vellutato. Secondo me è il valore aggiunto. È arrivato il momento di stendere il meraviglioso Rocher. So che il baule così è bruttino, vero? Sì, perché vedere un bel baule in legno massello e poi vederlo tinto di bianco così con una mano approssimativa non è bello. Ma dovete fidarvi, perché lo strato alla base serve per dare uniformità e leggerezza e il Rocher, unito poi alle lavorazioni che faremo, donerà veramente un tocco speciale. Quindi non vi preoccupate. Se un domani poi volete comunque sverniciare, ricordate sempre che c'è lo sverniciatore, c'è la levigatrice, nulla è per sempre. Carico il mio pennello, adesso provo un pennello da 50. Voglio vedere come stende in armonia il mio fantastico Rocher. Sono anche molto contenta di farvi vedere questo colore per la prima volta su una base un po' più chiara. Almeno vi rendete conto che differenza c'è tra il Rocher e un bianco caldo come il cotton. Vedete? È proprio una crema sofficissima. Sapete che i colori Magic Paint hanno una resa e una coprenza pazzesca. Lui non è da meno, anzi, veramente un velluto, una crema vellutata. Copre tutto, qualsiasi piccola rimanenza in una passata. E voilà. Sono molto felice che voi lo vediate su questo baule, perché ha una bella superficie ampia e soprattutto, come vi stavo dicendo, lo vedete anche su una base chiara, bianca. Ed è più facile anche dal monitor del vostro telefonino, del vostro computer, della vostra televisione capire che differenza c'è tra questo colore e un colore bianco. Carichiamo bene, scarichiamo un pochetto. Ha veramente una coprenza eccellente. Schiacciamo un po' in modo da andare bene nelle rientranze. Ho fatto asciugare una bella nottata al mio baule e sono contentissima perché sono uscite su tutta la superficie delle bellissime crepettine naturali di Craquelin. E qui apriamo una parentesi, perché tanti di voi pensano che carteggiando la superficie poi il Craquelin non viene fuori. Nulla di più sbagliato. Non pensate che seguire alcune voci che dilagano nel mondo del restyling sia più giusto rispetto a seguire quello che vi dico io, quindi sgrassa e colora. No, perché anche carteggiando escono appunto le vene del Craquelin, le crepettine, escono fuori varie imprecisioni, se vogliamo chiamarle così, perché per me in questo momento il Craquelin e la ruggine che è venuta fuori dalla ferraglia è il valore aggiunto, è ciò che mi rende il restyling veramente autentico. Vi spiego però perché viene fuori questo Craquelin. Perché il legno, che era in alcuni punti molto grezzo, ha assorbito la prima mano di pittura, che io ovviamente ho steso pura. Non l'ho stesa diluita, prima perché copre meno, seconda perché stendere le vernici diluite sui legni grezzi può farli dilatare, quindi può farli gonfiare, poi si muovono, le ante non si chiudono, i cassetti non si chiudono, è pericoloso. Quindi la vernice pura in questo caso ha aiutato. La seconda mano, appunto di Rocher, sempre pura, ha
inumidito la prima e ha continuato a, diciamo, essere assorbito dal materiale legnoso molto molto puro. Che è successo? Che in questa nottata si è asciugato dopo aver assorbito parte di pittura e asciugandosi si è mosso, perché il legno è vivo, lo sapete che il legno si dilata, segue l'umidità, la secchezza dell'aria, segue le temperature dei termosifoni. Quindi occhio, se colorate qualcosa e dopo un po' in casa vedete magari delle crepe di movimento del legno, è tutto normale, è il legno che è così, è vivo. E in questo caso le crepettine sono uscite perché il legno massello, asciugandosi, tirando, ha fatto uscire le crepettine. Sono stata proprio fortunata in questo caso e ve le faccio vedere da vicino perché sono bellissime, perché seguono la ferramenta ma seguono anche la pennellata che io ho dato. Adesso voglio rendere la superficie ancora più autentica e, avendo steso ovviamente sotto una mano di cotton, voglio decapare. In alcuni punti uscirà solo il cotton, in altri uscirà anche il legno ed è quello che darà veramente l'autenticità alla mia base. Quindi levigatrice, su cui ho messo una carta 120, perché la 120 è una via di mezzo tra una levigatura che non ci fa far fatica, ma non ha neanche una grana troppo grezza che porta a graffiare il mobile. Ma ho usato l'astuzia, perché fa freddo e non voglio uscire fuori, quindi aspirapolvere collegato al tubo e alla mia levigatrice. Ho tolto il sacchetto, ma ho collegato con l'innesto direttamente. Ho messo la mia carta sotto, ma ho fatto i buchini. Perché? Perché l'aspirapolvere deve aspirare la carta, dalla carta alla superficie. Questa è la bobina che io vendo a metro. Mi raccomando, se volete risparmiare qualcosina, prendete i vari metraggi di carta che vi occorrono, la 60, la 100, 120, 150 e la tagliate quando vi occorre in base alla grandezza della vostra levigatrice. E al massimo fate i buchini, ok? In questo modo è un buon risparmio. La carta su misura costa un po' di più. Ora carteggio tutta la superficie e vediamo cosa viene fuori. Ho finito di carteggiare tutto, abbiamo aspirato, perché siamo precise, ordinate e pulite e non amiamo la polvere, e abbiamo passato sulla superficie del nostro baule un bel pannettino strizzatissimo per togliere le eventuali polvere rimasta, perché ok l'aspirapolvere, ok la levigatrice
diciamo legata all'aspirapolvere, ma è sempre bene applicare i transfer quando la superficie è perfettamente detersa, perché altrimenti la colla del transfer non riuscirebbe ad incollarsi alla superficie. Ho chiamato Emma in aiuto, perché faccio prima? No, perché è molto brava, mi dà aiuto, mi aiuta a spaziare come voglio io il mio transfer, perché non lo voglio usare così com'è. No, ho deciso di, vi faccio vedere una cosa, dietro i transfer hanno questa immagine. È un'immagine molto utile perché è il riassunto di quello che in realtà trovate dentro il tubo e vi dà idea di cosa avete tra le mani per poterlo, diciamo, contestualizzare sul vostro restyling. Questo transfer in particolare è diviso in 3 fogli e intorno hanno questa cornice rettangolare che a me oggi non va, non mi piace. Perché? Perché arriva sulle mie cinghie di ferro e non voglio che il transfer sia così largo, voglio che rimanga all'interno. Quindi deciderò io quanto spaziare diciamo la cornice, le lettere, i fiori e renderlo perfetto come dimensioni sul nostro baule, perché ovviamente vanno proprio resi perfetti sui nostri restyling. Questo è un tubo con all'interno un prodotto che va appunto contestualizzato in base al mobile che si va a realizzare. Quindi iniziamo con le forbici a togliere la cornice, la chiudiamo e la ritiriamo in modo che non si rovini, perché non è che non la uso e la butto, no, ci servirà sicuramente per un altro restyling questa cornice. E terremo gli interni, ma li taglieremo per applicarli uno alla volta e decideremo noi quanto spazio dare tra un pezzo e l'altro. Perfetto. Dovete fare attenzione a non smuovere la pellicola protettiva, mi raccomando, che è ciò che protegge il nostro disegno, ma soprattutto la colla in tutti i mesi che dovrà aspettare magari il prossimo vostro restyling. Benissimo, ecco il primo, lo tengo qui e la cornice me la arrotolo e me la metto di nuovo nel tubo. Taglio anche questa scritta perché la voglio spaziare leggermente di più e taglio anche questo pezzo che è collegato perché mi piace andare leggermente più sotto con questo pezzo di scritta. Quindi faccio attenzione e la ritaglio. Un transfer come questo, che ha un'anticatura sua già creata, quasi come se fosse un decapè, prima di tutto sta molto bene su un pezzo come questo, che è proprio già decapato di suo, ha 2 tonalità, quasi 3, la base, il cotton, il rocher. In più vi permette di spaziare senza avere questo problema. Mi raccomando il legnetto che trovate all'interno del tubo, un pennello perché vi aiuta a far aderire il transfer e a controllare che sia tutto perfetto. Andiamo? Sì. Lasciamo dall'inizio del baule, dalla parte superiore, 3-4 dita, che dici? Sì. Un po' più su? Va bene, no, ancora un po' più su? Perfetto, ma un po' più verso di te? Ora? Io sono al limite. Tu sei al limite ma col disegno o con la plastica? Con la plastica. Allora, io qua vado bene, tu? Sì. Perfetto, andiamo. Vai. Benissimo. Iniziamo a grattare. È proprio fatto perfetto, perfetto su misura per la grandezza del mio baule. Iniziamo a dare una prima grattata superficiale su tutto il disegno e poi pian pianino, quando inizierò a togliere, vedremo. Se volete, diciamo, aumentare il livello di aderenza, potete anche usare un po' di foam caldo, vi aiuta a far aderire la colla. Vedi?
E voilà! Bellissimo, bello 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 bello. Ed è bello perché la sua tonalità, non troppo scura, non nera nera nera, non va in conflitto con il mobile, vero? Bellissimo. Perché sta bene con il décapé sulle parti in ferramenta, sta bene con la base, con il nostro marrone di base, sta bene con i chiodi, con le anticature, sta bene con il rocher in purezza, che è bellissimo. Adesso continuiamo spaziando il nostro transfer, lasciamo qualche centimetro in più rispetto a come era già abbinato inizialmente e continuiamo. Questo transfer è davvero di una bellezza senza tempo, bellissimo. Infatti sai che è uno dei disegni di design più âgé, ma è uno di quelli più ricercati. Non passa mai di moda, bellissimo. E voilà. Finito. Ora continuiamo e mettiamo le altre lettere. Ci sono delle lettere, vero? Sì, continuano le scritte. Perfetto. Finito. Quasi finito, proteggiamo con la cera. È stato un restyling veramente d'impatto e semplice, semplice, semplice. Infatti la cera la passerò sia fuori che dentro, perché dentro è profumatissimo, dopo che l'ho lavato con Liberty. È bello, il legno è perfetto, asciutto, quindi non voglio assolutamente tingerlo o foderarlo, non serve. Io metterò qualcosa qua dentro, mi sa delle coperte vicino al divano, quindi è importante che sia bello, pulito, perfetto. I tessuti assorbono anche il profumo. Quindi proteggo perché voglio mantenere il mio rocher al naturale. È un colore che mi piace proprio così. Infatti io non ho voluto anticarlo per farvelo vedere in tutta la sua bellezza e profondità. Mi piace molto il fatto di aver alleggerito la superficie in prima battuta con il cotton. In questi punti dove esce la parte più chiara di cotton ha un bel contrasto e soprattutto vi fa capire di quanto si annocciola il rocher rispetto al cotton. Inoltre il décapé è bello, rende tutto molto provenzale, molto shabby chic. Quindi rifiniamo e guardiamo quanto diventa bello il colore nel momento in cui viene nutrito dalla favolosa cera leggendaria Magic Paint. Guardate qui. Questa protezione a cera sarà fantastica per tantissimo tempo. Ricordate che se dopo qualche anno avete bisogno di nutrire di nuovo, potete passare nuovamente una passata di cera col pennello e poi di nuovo passare il panno. Andranno via anche i graffi. Adesso noto che quando lo passo, quando passo il pennello, anche le parti legnose diventano molto più vive. Diventa tutto molto idratato e pulito, bellissimo. È importante ricordarsi sempre di proteggere bene il restyling, mi raccomando. Non usate sempre a priori il protettivo, perché non serve sempre il protettivo. In certi momenti la cera è la soluzione ideale. Ecco qua. Bellissimo. Prima in verticale, poi in orizzontale. Ecco qua, la superficie in questo modo è perfettamente sigillata. Finisco di proteggere tutto il baule, lo massaggio e poi vi faccio vedere dove lo metto. Anche questo restyling è finito. Ricordate sempre che i bauli sono comodissimi. Chi di noi non ha cuscine, lenzuola, tende da ritirare? Lo spazio non è mai abbastanza. E alla fine dove vanno? Sotto il letto contenitore, oppure nei cassetti strizzati? No, invece un bel baule antico, costa poco,
una bella alternativa a quella delle zampotte, un colore perfetto, il roscè sta bene in tutte le case, anche la più contemporanea, ed una bella alternativa salva spazio, quindi può essere un tavolino in mezzo a un salotto, o può essere semplicemente un comodino al lato del letto, o magari anche semplicemente messo nell'ingresso di casa. Ci si siede, si mettono le scarpe e poi si esce. Quindi un bel portatutto, comodo, utile, ma soprattutto molto bello. Al prossimo restyling, ditemi se vi è piaciuto. Ciao!